Ragazzi, mi trovo ancora in compagnia di Andrea della FGS, è un piacere sempre venire qui nella Bresciana per parlare di aspetti tecnici. Oggi un aspetto molto tecnico è all'interno della playlist. Intanto ciao, non mi va di non salutare caro Andrea. Ciao. Allora, questo video è all'interno della playlist dei Victron, cioè tutti gli impianti della Victron che saranno prodotti anche nel mio ufficio, nonché in collaborazione con la FGS, eccetera, saranno proprio in questa playlist dedicata a tutti coloro che amano il mondo Victron. Ci sarà anche il mega impianto della Victron, l'avete visto con il totem, insomma tante informazioni. Oggi ragazzi è un video storico perché con Andrea andremo a vedere un'installazione finita, cioè la FGS su quelle che sono le commissioni del cliente crea un pannello che vi arriva a casa, dovete semplicemente attaccarlo a muro. Sì, semplicemente, io pensavo sarà 200 kg di roba, no, vabbè, 200 no, però praticamente è un'installazione completa alla quale dovete arrivare solo con i cavi. Ragazzi, io vi auguro una buona visione, divento cameraman e Andrea vi spiegherà tutto nei dettagli, andremo ad avvicinarci sui vari componenti per imparare come si monta un impianto Victron. Ho detto qualcosa di errato? Tutto corretto, Gianni. Perfetto. Ti ringrazio di essere venuti a trovarci. Stiamo vendendo veramente tanti kit, abbiamo tante richieste. Tutti gli appassionati del canale dovete iscrivervi ovviamente, subito iscrivetevi. Mi fa sempre da promotore. Fanno sempre tantissime domande. No, siccome poi dopo anche noi vogliamo dare sempre qualcosa in più, un aiuto in più, ci siamo trovati anche nella situazione di dire giustamente seguite il canale per imparare tante cose, ma se poi non ve la sentite di capire tutti i concetti tecnici, fare i vostri dimensionamenti, fare i vostri calcoli, abbiamo pensato di fornire anche un sistema preassemblato con il Victron, che così sono contenti e uno si trova soltanto di fare il minimo indispensabile. Comodo, quindi dagli inverter, il regolatore di carica, si arriva a fusibili, il cerbo, magnetotermici eccetera, e adesso lo vediamo tutti nei dettagli. Grazie come al solito dei complimenti Di nuovo. E ragazzi buona visione. Gianni, seguimi con la telecamera che ti mostro tutti i componenti che abbiamo montato. Questa, come ti ho accennato, è quella che noi chiamiamo la piastra preassemblata, piastra base, dove possiamo andare, l'abbiamo creata noi, quindi è un disegno nostro, dove abbiamo tutte le forature di attacco per andare a montare i componenti Victron principali, generalmente richiesti nei sistemi di default, però parliamo quindi di impianti monofase, impianti trifase. Perché dico che abbiamo queste possibilità di combinazione? Su questo quadro con le forature possiamo montare gli inverter Multiplus, in questo caso sono due, il Multiplus 2 5048 volt. Quindi 5 kW, 48 volt e 70 ampere. 70 ampere è la parte di charger, quindi se lo usiamo come caricabatterie dal generatore o dalla rete esterna può caricare i nostri 48 volt con 70 ampere di carica in corrente continua. Perfetto, questi sono connessi in parallelo, Andrea? Queste sono due macchine in parallelo, tutte le macchine Victron possono lavorare fra loro in parallelo. Posso parallelare chiaramente la stessa tipologia di macchina, quindi un 5000 con un 5000, un 8000 con un 8000. Se poi ne vado a mettere anche tre, posso generare il 380, la trifase. La trifase, perfetto. Nella terza posizione di montaggio abbiamo un regolatore di carica, lo Smart Solar 250/100. Questo significa 100 ampere in 48 o 50 volt, sono circa 5 kW di regolatore di carica. Chiaro. Quindi questo è fondamentalmente un sistema completo per un impianto in isola con 10 kW di corrente alternata disponibile e un campo fotovoltaico da 5-6 kW collegabile. Un dettaglio che aggiungo, Andrea qui ha avuto una richiesta da un amico del canale di fare questo quadro dove c'è i 250 volt massimi di tensione e 100 ampere. Chiaramente questo regolatore di carica Andrea ve lo può procurare anche con le tensioni basse, quindi il 150-100, che è quello che avete visto sul canale. Esatto, di default di solito è più conveniente, costa €1 di meno usare il regolatore 150/100. Sì, lo sappiamo, sì, ma la sicurezza vince sempre. È sicuramente più semplice dimensionare un impianto con tensioni più basse, se uno si trova tante volte e dice ho comprato questo lotto di pannelli, hanno queste tensioni strane, e allora siamo obbligati magari a salire di tensione. È vero che è un vantaggio perché andiamo a ridurre le correnti di stringa, però bisogna fare più attenzione perché le tensioni più si alzano, più necessita
necessitano di stare attenti a dove si mette le mani. mani. Hai detto una cosa interessante, ragazzi, la voglio ribadire, il fatto che a volte compriamo delle cose che poi ci obbligano a fare qualcos'altro. Ebbene, di fronte all'obbligo siete solo voi a decidere. Però una cosa che volevo anche evidenziare qua è come lavora di precisione. Guardate anche tutte le targhettine che descrivono ogni cosa, insomma c'è veramente una, chiamiamola un'eleganza costruttiva, tutto nelle canaline. Vabbè, stiamo parlando qui non di fai da te, perché l'FGS è un'azienda insomma leader che fa proprio questo. Ragazzi, quello che vi spingo a fare anche a voi, sempre l'avete visto nelle mie playlist, sono tutti cavi appropriati, dei giusti colori, tutti marchiati. Veramente una cosa bella da vedere, e ovviamente nelle cose belle da vedere c'è la funzionalità e la sicurezza. Andiamo avanti. Le successive componenti elettriche che abbiamo montato in questo quadro sono chiaramente tutti gli interruttori di protezione, interruttori, fusibili, commutatori, e adesso ti spiego le loro funzioni, i fusibili di corrente continua, il nostro cervo, che è il cervello del sistema, lo smart shunt, che è il sensore di corrente di calcolo percentuale delle batterie, che dopo approfondiamo. Una cosa interessante che voglio farti vedere, Gianni, è nella parte di corrente alternata, quindi dove abbiamo in questo caso i magnetotermici di ingresso per la parte 10 in dei multiplas. Noi mettiamo sempre nei nostri sistemi un commutatore. Questo commutatore cosa mi permette di fare? Mi permette di collegare i miei carichi sull'uscita totalmente in isola, quindi sull'AC out degli inverter, piuttosto che se devo fare una manutenzione, se devo spegnere in multiplas, se devo fare una programmazione, se ho le batterie scariche, qualsiasi cosa che devo fare, io vado a commutarmi di nuovo direttamente sul mio generatore o retainer. È una cosa molto banale, però tante volte questa è utile, perché ti risolve un problema, perché se per qualche motivo devi soltanto riprogrammare il multiplas e nel riprogrammarlo questo si spegne, se uno intanto è collegato con un router internet, gli cade internet e si trova nell'impossibilità di nuovo di programmarlo. Quindi un commutatore, quando andiamo a fare manutenzione, è assolutamente comodo. A questo punto, Gianni, abbiamo i sezionatori di corrente continua, quindi per la parte lato DC degli inverter. Noi in questo caso usiamo dei tripolari, è un trucco nostro, un piccolo trucco nostro che qua sveliamo. Usiamo dei tripolari con i contatti parallelati e, come vedi, hanno delle sezioni discrete, quindi un multiplas può andare a consumarmi a 5000 watt più di 100 ampere, devo avere delle sezioni adeguate per portarmi un centinaio d'ampere. Qui abbiamo con questo risolviamo la problematica che non si trova un sezionatore che sia di portata della corrente qui vedo adeguata. 3 cavi da 25 mm quadri, esattamente, quindi abbiamo che poi vanno potenza ad unirsi sotto il fusibile generale dell'inverter 1, dell'inverter 2 e poi quello del regolatore. Come vedi, mi arrivano i 3x25 e poi mi riparte un bel singolo 75, da 75, sì. Esattamente. Nel nostro cerbo, Gianni, andiamo a collegare tutte le apparecchiature, quindi abbiamo quello che è l'arrivo dal BMS, l'arrivo dai regolatori di carica, l'arrivo col cavo VE Direct, che sono questo tipo di protocollo Victron, che vanno quindi, abbiamo detto, al regolatore e uno al nostro smart shunt. Appena sotto abbiamo l'arrivo, eccolo qua, scusami, l'arrivo degli inverter, quindi sul VE bus abbiamo il nostro RG45 che va a quello che è il bus degli inverter. Poi, come vedi, il cerbo ha tantissime altre connessioni che generalmente non servono, il relè 1 e 2 programmabile, certo, sì, gli ingressi analogici, gli ingressi digitali, eccetera. L'unica cosa, noi andiamo ad alimentarlo, come vedi, dalla nostra alimentazione generale. Sì, al cerbo, dalle barre equipotenziali. Esatto, in questo caso abbiamo due grossi morsetti, poi le barre equipotenziali sono esterne con un Lynx. Morsetto a blocco, sì, dove c'hai 6 attacchi, e in questo caso hai messo questo cavo da 95. Questo è almeno un 95, sì. Bene. E che va allo shunt, e qua c'è connesso anche lo schermo. Esatto, qui allo shunt adesso vedi, e all'alimentazione, vedi collegati i coccodrilli del nostro alimentatore. State facendo i test, esatto, l'alimentatore di test. Dal cervo abbiamo il nostro display touch della Victron per andare a controllare il nostro sistema. Come vedi, il sistema adesso è acceso, non c'è consumo, 7 watt, gli inverter stanno invertendo e le batterie sono al 100%. Chiaro. Gianni, adesso, siccome su internet, nei forum ho sentito tante bestialità riguardanti a come funziona il sistema Victron, voglio spiegarti nel dettaglio alcuni particolari. Sto parlando del funzionamento
tramite shock piuttosto che tensione delle batterie. Allora, non è assolutamente vero che Victron ragiona solamente sul shock, ma questo perché il shock in tutto il sistema Victron da dove viene? Dipende chiaramente come uno sta andando ad assemblare il sistema, ma se noi abbiamo messo uno smart shunt, il componente principale che andrà a calcolarci il shock è lo smart shunt. Rileva tutti i passaggi di corrente. Okay. Ma attenzione, anche gli inverter possono, se tu non metti uno smart shunt, avere internamente loro un shock. Ma in questo caso sarà sicuramente un shock falsato, perché se abbiamo un sistema completo con una regolazione di carica dai pannelli, con magari altre cariche sulla DC, l'inverter non può saperlo se non c'è un sistema di comunicazione completo. Quindi già ho lanciato un campanello d'allarme, che il shock in certe situazioni è problematico, ma fondamentalmente potrei dirti che lo è in tutte le situazioni. Il shock è ci sono anche tante situazioni così, che il shock non rileva. Esatto, ma è una cosa che chi fa gli impianti in isola da tanti anni ha sempre saputo. Il shock è sempre un parametro da prendere con le pinze, è sempre un parametro calcolato e non è mai, è un'indicazione, deve essere un aiuto. Quindi anche il sistema Victron, quando va ad utilizzare per fare certe considerazioni questo shock, sa che lo deve usare per delle operazioni più semplici, accendo il generatore più o meno al 40%, ma non magari invece su quello che sono le sicurezze delle batterie. Quindi dov'è nel componente dello smart shunt che andiamo a impostare cosa fa fede nello spegnimento di un sistema in isola piuttosto che nell'utilizzo delle nostre batterie? Queste logiche vanno innanzitutto viste nella corretta programmazione dello smart shunt. Ora Gianni, abbiamo aperto la app di Victron, qui localmente il mio telefono ovviamente sente tantissimi altri componenti che abbiamo nel... Possiamo vederlo o c'è della privacy qua? No, qua legge soltanto tante matricole ma non c'è assolutamente Intanto ti dico Andrea che hai la protezione dello schermo che è rotta e insomma con i qua, soldi che guadagni potresti cambiare la plastichina. Ma sai, a me piace prendere le custodie rinforzate ma vedo che distruggo pure queste. Bravo, quindi insomma stando nei cantieri vedo che succede questo. Mi sto collegando al nostro smart shunt. Tutti i prodotti Victron chiedono un PIN, questo è quello di default, quindi nessun problema. No, ma nessun problema visualizzarlo. Di default sono 6 zeri, te lo dice anche l'app di Victron. Guarda, le password sono 6 zeri, 6 1, da 1 a 8, c'è sempre quelle, quindi vai tranquillo. Esattamente. Smart Shunt, interfaccia Bluetooth. Prima cosa che mi chiede è l'aggiornamento, quindi tanti prodotti Victron una volta che mi collego mi chiedono di essere aggiornati. C'è il riflesso della lampada, ecco così ho aggiustato, vai. Ecco. Ma tanto non ti perdi niente perché per qualche secondo adesso vedrai che sale la percentuale che sta facendo l'aggiornamento del firmware. Certo. Victron dice sempre una cosa molto intelligente: se c'è una richiesta da parte dell'apparecchio di aggiornare, aggiorna, altrimenti non toccate niente, no, che se non c'è motivo va sempre quella è una legge vecchissima quella. Esatto. Intanto vogliamo specificare agli amici del canale che Victron è un off-grid, cioè un impianto a isola, non è un CEI 021. Sì, tra una parentesi di un aggiornamento e l'altra ricordiamo le cose fondamentali da sapere su Victron. Victron nasce per degli inverter in isola, quindi non sono apparecchiature per immettere energia in rete. Victron non ha la certificazione CEI 021 proprio perché non deve immettere in rete. Chiariamo ancora meglio un piccolo dettaglio, perché tanti mi hanno scritto per sapere questo. Non immettendo in rete e non essendo certificati CEI 021 non significa che io non posso collegare al loro morsetto ACIN la mia rete di casa. Nel momento in cui vado a collegargliela è giustissimo farlo, l'inverter la utilizzerà come utente passivo fondamentalmente. Certo, questa è una cosa che spiego sempre sul canale. Quindi la certificazione è valida nel momento in cui io voglio immettere, non significa che non posso collegare la mia rete Enel al mio inverter Victron e gestire un sistema ibrido di consumo tra rete e batterie. Se sto prelevando è come se prendo la corrente perché mi serve ma non do niente a loro, non c'è né scambio sul posto né eccetera. Questo chiarimento grazie che l'hai fatto perché almeno andiamo a chiarire anche degli aspetti tecnici e burocratici fondamentali. Esatto, un'altra cosa, visto che la percentuale dell'aggiornamento intanto vedo che è lenta, va con calma, tutti i sistemi Victron sono composti sempre dall'inverter lato batteria, quindi tutti gli inverter sono per collegamento batteria e uscita in alternata, mentre il fotovoltaico nei sistemi Victron non lo collego mai all'inverter, quindi tanti mi chiedono dammi un inverter per collegargli 10 pannelli. No, attento, se io ti do un componente Victron
tu mi devi dire quanti kilowatt vuoi al consumo, voglio consumare una circolare 3 kilowatt e allora ti do l'inverter da 3 kilowatt, ma i pannelli li colleghi ai regolatori Smart Solar, che sono un componente separato e che possiamo dimensionare diversamente, per cui posso avere un 3 kW di inverter con un 5-10 kW di pannelli se ho necessità di produrre molto, quindi ho la possibilità di tenere disaccoppiate. Sì, questo crea queste un'elasticità potenze. e un'adattabilità dell'impianto, Certo. una versatilità, diciamo, che è completa. Benissimo, questo però è un po' su tutti gli impianti, no? Dal bestione arancione agli Epever, ai Victron, riusciamo a creare quello che vogliamo. Se invece pigliamo un ibrido finito, siamo vincolati nella produzione e nell'erogazione. Poi nulla toglie che anche Victron ha un prodotto che è un all-in-one, ma generalmente preferiamo sempre vendere i componenti separati per dimensionare a nostro piacere. Chiaro, ci si adatta anche ad esempio a un certo numero di pannelli sul tetto che magari sono superiori a quello che può essere un inverter da 5 kW che reggerebbe poco di pannelli, quindi andiamo a sovradimensionare. Questa confusione di idee nasce soprattutto da chi magari per tanti anni è stato abituato a lavorare con gli inverter da rete, dove una macchina che chiamo inverter, collego i pannelli a questa macchina e mi esce il 230. Questo è un caso diverso perché non è un caso in isola. Nei sistemi in isola abbiamo un inverter per le batterie e non per i pannelli e i regolatori di carica per gestire il campo fotovoltaico. Ecco Gianni, il firmware si è aggiornato dal nostro Smart Shunt, per cui proseguiamo nella configurazione. Facciamo continua, rientro nel nostro Smart Shunt, vedo nel pannello principale le informazioni che mi deve dare, per cui la percentuale, adesso qua mi chiede di cambiare il PIN perché è ancora quello di default, diamogli pure di non farlo ora, vedo la percentuale, vedo la tensione della batteria, vedo la corrente che sta misurando. Ecco qua, mi propone una serie di cose, mi chiede se questo voglio... è il fastidio dei software. Esatto, mi chiede se voglio una lettura istantanea, quindi nell'app posso chiedergli di abilitarmi in anteprima i valori principali, quindi tensione, shock, in questo caso non lo abilito, che possiamo farlo, che sono poi questi, quindi diciamo le tensioni, la corrente, la potenza, il calcolo tensione corrente, gli ampere ora consumati e il tempo residuo rimanente. Cosa significa tempo rimanente? Io nello shunt ho dei parametri da configurare, se non li configuriamo il vostro sistema non funzionerà correttamente. Chiaro. Oggi rimarchiamo proprio questo sempre, lo stato di carica della batteria, quindi il SOC è un qualcosa di calcolato e per calcolarlo lo Smart Shunt, come tutto il sistema Victron, va a considerare tanti fattori e tanti parametri. Senti, fatti fare una domanda, perché sai, a volte gli amici del canale mi scrivono messaggi e io rispondo a tutti, però sai, a volte io, insomma, avendo il canale sembro uno di parte, invece tu che sei un professionista, quando paragonano ad esempio il SOC, vedi che anche nella batteria dei telefonini c'è il SOC, cioè 10, 20, 50, 80%, ma qual è l'effettivo valore del SOC dei telefonini? Ma ovviamente nei telefonini se mettessi la tensione nessuno capirebbe niente, anche perché poi ogni marchio magari mi farà la batteria 3 volte, 4 volte e quindi cambio marchio del telefono. Diventa quindi un elemento semplificativo per il comune utilizzatore. Già è difficile cambiare marca dalla Apple all'Android, figurati se ogni telefono avesse le tensioni diverse da interpretare. Chiaro. Quindi il SOC deve essere una cosa universale per capire più o meno se siamo a rischio di spegnimento telefono. Torniamo adesso sullo schermo in modo che ci spieghi nel dettaglio come avviene la configurazione dello Smart Shunt. Entrando nello Smart Shunt andiamo in alto a destra nelle rotelline delle configurazioni, mi dice ovviamente che siamo al primo utilizzo. Nel primo utilizzo dobbiamo andare a impostare due cose fondamentali: la capacità della batteria, perché chiaramente se io voglio calcolare il SOC, il parametro fondamentale che lui non può sapere è quante batterie hai collegato a questo sistema, 100 A, 200 A, allora gli vado ad impostare, diciamo 200 A in questo caso, e difatti vedi che sparisce il parametro. E cosa voglio fare dell'entrata ausiliaria dello Smart Shunt? L'entrata ausiliaria posso non farci nulla, sul morsetto dello Smart Shunt posso andare a leggere una seconda tensione, una temperatura, generalmente non se ne fa nulla, però ha bisogno di saperlo. A questo punto siamo nello step successivo, parametri ancora più importanti, che sono fondamentali per far calcolare correttamente il SOC, che è sempre un parametro stimato, ma se già gli passo dei dati errati, chissà che pasticcio fa a calcolare questo SOC. Per avvicinarsi il più possibile dobbiamo agevolarlo, a un valore realistico, devo dirgli altre informazioni. Entriamo nella configurazione della batteria.
capacità della batteria, 200 ampere, gliel'abbiamo dato prima. Ecco qua, seconda cosa che mi chiede, e non a caso in importanza, tensione caricata. Significa qual è la tensione per cui io considererò che questa batteria è al 100%. Perfetto. Tu sai ad esempio che se andiamo con le batterie che tu conosci bene, dobbiamo impostare un 55 e Fai 55 volt. 55 volt. Sì. Perfetto. La utilizziamo anche se non è il 100% reale, ma la utilizziamo un po' in salvezza. Lo smart shunt in questo caso cosa farà? Quando la tensione mi arriva a 55, se lui anche in quel momento mi ha calcolato 96, 97, è sballato 98, perché nel tempo è successo lui qualcosa, si resetta a 100 e quindi ricomincia il conteggio. Quello che può succedere di fatti in questi conteggi dei sensori di corrente è che piccole correnti vanno perse, uno può aver collegato dei piccoli milliampere direttamente alla batteria, piuttosto che l'equalizzatore stesso delle batterie consuma magari qualche milliampere che o nell'arco anche di un più. anno ti ha sfalzato Assolutamente, questa corrente non entra veramente nella cella, ma è stata dissipata dall'equalizzatore. Quindi il nostro smart shunt non può sapere, lui vede una corrente che è passata, un ampere ora che è passato e tanto lo carica. Quindi abbiamo bisogno assolutamente ogni tanto di ricalibrare questi valori. La stessa inefficienza delle celle dove perdono un po' di corrente per il loro funzionare. Certo, ma anche la stessa temperatura sulle piombo più che sulle litio va a incidere su come si carica una batteria. Nel terzo parametro dello smart shunt abbiamo la soglia di scarica, in questo caso la utilizza per un suo allarme interno, non occorre toccarlo generalmente, lasciamolo pure al 50%. Corrente di coda. Allora, la corrente di coda che cosa significa? Se io ho impostato 100 ampere di batteria e qua gli dico che la corrente di coda è il 4%, tu sai bene che quando una batteria man mano che si carica alla fine, all'inizio prende più tanta corrente, ne prende il più possibile, ma una volta che carica riesce a assorbirne sempre di meno. Questo mi porta ad avere una corrente che cala man mano che ho la batteria carica. Io qua cosa gli dico? Che se la corrente da 100 ampere di batteria che ho impostato mi scende sotto il 4%, quindi non riesco a dargli a questa batteria più di 4 ampere, certo, vuol dire che sono carico, quindi di nuovo mi resetterò al 100% di batteria. E gli abbiamo dato il 4%. Generalmente che sia una batteria al piombo, che sia una batteria al litio, il 4% va bene. Poi magari nei manuali uno può andare a cercarsi, magari qualcuno chiama il 3, qualcuno chiama il 6%. Certo, bravo, qui sta dicendo delle cose molto importanti perché poi alla fine questi dettagli che non vengono mai menzionati, soprattutto dai venditori di Victron, intesi anche installatori o quelli che fanno progettazione eccetera, sono dettagli che mantengono segreti. Sul nostro canale non c'è nulla di segreto perché non vendiamo nulla, allora è facile proporre soluzioni già pronte se devo venderti io la soluzione. Qui le soluzioni le vogliamo far adottare a tutti gli amici del canale, quindi grazie Andrea che stai andando avanti con questi dettagli, vai. Ma niente, non c'è di che Gianni, anzi siamo anche contenti di far vedere queste cose perché comunque sono problematiche che magari non arrivano a noi, se una persona è in grado di risolversi autonomamente il problema che riscontra. Proseguendo nei parametri, ti prometto che non ne mancano tanti. ma citali assolutamente. Troviamo il tempo di rilevamento della batteria carica, quindi diciamo ogni quanti minuti fa un controllo, 3 minuti va bene. Ecco, qua Gianni arriviamo a un coefficiente, a un parametro che è importantissimo. Se uno mi sbaglia a mettere questo è inutile che guarda le percentuali. Si chiama coefficiente di Pukert. Cos'è questo coefficiente? Non te lo so neanche spiegare io, perché è talmente scientifico, uno può andare a approfondirselo su Wikipedia. Quello che posso dirti è questo, che per le batterie al piombo... Dopo lo spieghiamo sul canale bene, vai per avanti. le batterie qua si può fare un approfondimento scientifico di cosa ma sia poi questo. glielo dico... Diciamo che subentrano rendimenti delle batterie, il fatto è che legato all'efficienza, è legato a alcuni consumi intrinseci, eccetera. Assolutamente. Per le batterie al piombo dobbiamo mettere coefficiente di Pukert 1,25, ok? Mentre se io vado con le batterie al litio dobbiamo mettere, Victron mi suggerisce questo, 1,05. Quindi capisci che quasi un 20%, è un 20% di differenza. Questo 20% si trasferirà nel calcolo della percentuale di carica. Se non l'ho imposto, tra una batteria al piombo e una litio calcolerà un SOC errato. Grazie Andrea di questo suggerimento molto molto importante, vai. Il parametro successivo è il fattore di efficienza di carica, anche questo è molto importante come quello di prima.
e mi varia fondamentalmente tra le piombo e le litio. Se dimentico di impostarlo correttamente avrò un'efficienza calcolata diversa e anche il mio shock sarà differente. Allora, cos'è l'efficienza di carica? Se io ho una batteria al piombo e la carico con 100 Ah, la batteria un pochino scalda, un pochino deve fare la reazione chimica, quindi di 100 che gliene do non mi entreranno davvero in carica 100 A. Una piombo normale nuova può arrivare ad un'efficienza dell'80% circa di 100 che gliene do. È già tanto, l'80 sulle Sì, piombo, è già tanto. comunque. Ma poi figurati, più la batteria mi invecchia, più magari ho situazioni di temperatura bassa, più questa efficienza è variabile. Questo anche per dire che per quanto io abbia un sistema complesso vado a dargli un'efficienza costante in questo caso. Chiaro. Figurati quindi, è un motivo in più per ragionare sempre che il mio shock è un parametro da prendere con le pinze. Sì, chiaro. Dobbiamo dargli l'80%, io generalmente metto un 80% per le piombo. Se andiamo con le litio, anche qui siamo in efficienza molto maggiore, 95 e anche 98-99%. Tu hai un suggerimento per quelle che usi sulle normalmente? Lithium 4 io metto 98 sempre. Sì. Perché si potrebbe mettere anche 99, però vogliamo stare un po' più morbidi, quindi 98 lo trovo ideale. Certo, qui si capisce comunque che se uno mi sbaglia, mi mette un 97, un 90, no, 98, non succede niente di grave. No, certo. Però è una consapevolezza di sapere che il mio calcolo della percentuale di carica è sempre un qualcosa di interpretato dal sistema. Ma poi la cosa che annulla le problematiche in caso di piccoli errori è il fatto che quando arriva a 55 volt, pam. Noi andiamo a resettare che quello è il nostro 100%, assolutamente. La soglia di corrente, lasciamola in questo caso, questa è la corrente più piccola che è in grado di leggermi il sensore, lasciamola di default, e direi che i parametri principali sono andati, Gianni. Perfetto. Ragazzi, questo è quello che avviene su questo canale, chiarezza, certezza, soprattutto con professionisti, soprattutto con un canale che ha un unico scopo, farvi produrre la vostra corrente. È il mio lavoro, si sa, ho la mia partita IVA, però voglio andare verso questa mission in maniera seria e chiara e mi avvalgo, l'avete visto nella playlist di Questi mi fido, di Mani, che è un'azienda, tu stesso vendi batterie della Mani dai tuoi clienti? Certo, se avete bisogno, quando andate ad acquistare da noi tutto il kit Victron, chiedeteci le tue batterie, le Mani, perché ne stiamo vendendo diverse e abbiamo anche il vantaggio che possiamo farvi la fattura per la detrazione fiscale. Ragazzi, esempio, questo quindi... non lo sapevo io. Ragazzi, grazie che me l'hai detto, ma lo potevi dire anche prima che lo dicevo. Ecco. Eccezionale. Questa è una cosa, molti di voi mi scrivono, ma la detrazione, eccetera, bene, c'è la FGS disponibile a fare questo. Fantastico. Ragazzi, è finito sto video, è stato lungo ma chiaro, dettagliato e grazie ad Andrea abbiamo anche risolto tante problematiche di quelle che sono le chiacchierate di chi magari vorrebbe fare ma pecca un po' di incompetenza e di esuberanza. Dobbiamo sempre creare un equilibrio affinché la riuscita è sempre a vostro beneficio. Andrea, grazie di tutto, ti lascio sempre come al solito chiudere a te il video. Grazie Gianni, ti invito al più presto a venire a trovarci, continuiamo a portare avanti l'idea della bellezza degli impianti in isola, perché comunque dà sempre una soddisfazione dire ho prodotto la mia energia. A gratis, bolletta zero. Se il video vi è piaciuto, se è stato utile, ragazzi iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.